Abbiamo iniziato per Carmen. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. È come se mi riportasse indietro nel tempo, perché la vedo in un letto matrimoniale dove lei dorme sul fianco, proprio sul ciglio del letto. Dando le spalle al marito. Esatto. E quasi rischia di cadere giù a terra. Ok, solito linguaggio simbolico ovviamente. Ti dà in questa scena l'autorizzazione? Vedi, mi propone proprio delle immagini del passato, come se volesse ehm, riuscire a trasformare completamente, perché è come se sentisse che ci sono dei residui che la bloccano, perché è come se una parte di lei fosse ancora incastrata in quel tipo di energia, in cui lei non aveva libertà, in cui lei non aveva soddisfazione. Come... Ehm, Perché è stranissimo, perché lei, allora, fisicamente, io Carmen la vedo libera, risolta. Energeticamente, una, come si può dire, una porzione di lei è ancora al buio, di quella stanza lì, della stanza matrimoniale. Quale porzione di un corpo E- energetico? Alta, bassa, destra, eh, sinistra, davanti, dietro? allora, guardandola in faccia è a sinistra, per cui in realtà è la sua destra, quindi sì, diciamo il rapporto poi che è rimasto con gli uomini, no? Mhm. Ehm, Comunque in astrale la vedo alla sua propria destra. Partiamo. Nome del progetto. Mi viene dissidio, tanti contrasti nel corso della sua vita, interiori ed esteriori, sia proprio delle lotte intestine, verso se stessa quando doveva prendere delle decisioni, sensi di colpa, tormenti proprio, sia contrasti proprio come impedimenti nella vita, sia anche contrasti, con le persone. Nome della PS, dell'anima. Allora, la cosa che mi ha colpito molto è che lei ci ha raccontato di questo sogno in cui in definitiva ha sognato che la sua anima si chiamava Luce, no? Mm? E i nomi poi spesso cambiano. Mm? Mhm. Quindi io adesso lo vedo, sembra l'opposto, perché mi vuol far vedere un altro aspetto, è Ardesia, Mhm. che è nera, perché è come se fosse un invito a portare la luce in quegli aspetti di lei ancora al buio. È per quello che, cioè nel senso, noi decidiamo tutto, ok? Quindi per quello lei ci ha raccontato che la sua anima è luce ed è per quello che lei mi fa vedere che adesso la sua anima vuole farle vedere che c'è ancora del buio e quindi si fa chiamare Ardesia. Spirito. Parte eterica PE. Bosco. Carmen ha chiesto anche qual è la sua missione, la missione della sua anima. Beh, se vogliamo, è il nome del progetto che cambia. C'è Sì, una e anche mission. sì, liberare se stessa da anche una schiavitù, diciamo, sociale. Quindi c'è una mission aziendale dell'azienda Carmen. Sì, perché fa vedere come dalla società diventi quasi cellulare questa schiavitù, entri proprio in profondità. Vibrazione di Carmen.
Eh, quasi 6 miliardi. Consapevolezza. 136. Anima. 43. Vite. 2031. Cervello. Mm, 9,3. Suscettibilità ipnotica. 34. 3D. 58. Vivacità animica. 92. Ok, dai, valori validi. Sì. Soprattutto quel 6 di vibrazione, che per essere la prima sessione numero 0 di Carmen, prima di si spera almeno 2 o 3, è un ottimo risultato. Monica, non ti faccio mai questa domanda, ma ti chiedo, ma chi è Carmen? Non so, quando appena mi hai fatto questa domanda, ho visto tipo come se ci fosse una stella che brilla in cielo che si chiama Carmen. Ok. Andiamo nell'universo, se l'universo esiste, e facciamo risuonare questa domanda nell'universo. Chi è Carmen? È l'origine, e dico le risposte che mi arrivano, eh. Mm? Ma È lei? l'origine, è l'acqua, sì, 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 è l'acqua. Ehm, è il terriccio bagnato. Poi mi fa vedere un fiore Mm? che si apre con i petali lunghi. Che fiore è? Allora, assomiglia a una gerbera, però mm, non so come dirti, è un pochino più sottile. Entità eteriche, vediamole. Allora, c'è questa, è come se l'avesse trasformato in una farfalla, no? Però in realtà è tipo un essere di luce con le ali. Mm? Però lei è fortemente avversa, no? A tutto ciò che è la religione, però è come dirti, sempre all'insegna di questo dissidio, di contrasto che abbiamo visto, da una parte lei respinge questa cosa, però pur respingendola entra a far parte di lei, perché lei è stata martellata con questo. Quindi lei mi fa vedere che ha le sembianze di una farfalla, però è un essere di luce tipo angelico. Come si chiama Poi, questo essere di luce? beh, Bernard. Bel nome del Ok, poi? Poi c'è una cimice, come se fosse proprio, ci fosse una spia, no? Intesa sai, nella doppia valenza, cimice Mm? insetto, però qua mi fa vedere tipo proprio come una spia, un microfono, eccetera, che è come se la controllasse, la giudicasse. Mm? Ehm, è vero che molti sono residui del passato, dove lei si sentiva in questo modo, molto anche osservata, tenuta d'occhio così. Però eh, qualcosa è rimasto, non si è ripulita totalmente da questo. E poi c'è un dinosauro come rettile, poi c'è tipo un uomo del tempo
che fa di tutto per trascinarla come stato d'animo, come credenze e come emozioni nel passato. Cioè, visto che lei ha cercato di svincolarsi da questa schiavitù, su vari livelli, questo uomo del tempo prova perlomeno da un punto di vista degli stati d'animo a volte a riportarla lì indietro. E lo fa anche, poi dopo lo vediamo, offrendogli, diciamo così, delle apparenti linee temporali nuove, che però in realtà la ributtano nel passato. E poi c'è, tipo del secondo universo, mi viene fuori il crocifisso d'oro, piccolino, una medaglietta, con Gesù in croce, dove proprio sento forte l'idea della rinuncia di se stessi, del sacrificio, del portare avanti un qualcosa, per un volere, superiore deciso da altri. Poi, 3 DL. mentali, sono 3. Sì, che sono andate a smorzarsi nel corso del tempo, però dei residui ci sono ancora. La prima si chiama "Sì lo voglio", sai proprio la formula, Mhm. che, viene detta, durante il matrimonio, no, vedo che lei dice: "Sì lo voglio", ma dentro di sé no. Cioè glielo vedo scritto, nel cuore no. E allora diciamo che nel corso della vita questa entità mentale l'ha portata a dire di sì a delle situazioni dove però lei nel profondo del suo cuore, avrebbe detto no. Mh. Però per una serie di convenzioni sociali, per, non creare dissapori, cose varie, eccetera, più volte ha detto dei sì. Quindi diciamo che nel momento in cui, ehm, tanti anni fa si è sposata, questa entità mentale era a livello 7. Mh. Mhm. Adesso la vedo su un livello che è 2/3. Yes, I Quindi do. Mm. sì, esatto. Poi, Poi l'altra è, tipo, figli e cuore. Come se lei, abbia sentito dei forti sensi di colpa nei confronti dei figli e dover rinunciare a se stessa per, colmare questi sensi di colpa, perché comunque era un modo un po' per espiare, okay, quella che, era un distacco, un dolore che poteva produrre i figli. Ma comunque in generale, vedo che, questa è stata una cosa proprio che gli è stata un po' instillata, il fortissimo senso del dovere, dovere agli altri e, disconnettersi da se stessi, okay, disconnettersi dai propri bisogni, dalle proprie soddisfazioni, perché deve essere fatta questa cosa per gli altri. Deve essere compiuto, questo compito, deve essere assolta questa responsabilità. mhm. Quindi anche questa in passato, ovviamente specie quando i figli erano più piccoli o a ridosso comunque della separazione, questa qui per me era a livello 7, 8. Adesso, meno, direi un livello 2. Ok. Mhmm, Anche se poi dall'esterno vorrebbero a volte ancora un po' prenderla da questo punto di vista. Comunque dai 2 direi. E poi l'ultima è, respiro nebbia. Fa vedere come lei, per un po' di metri riesce a respirare liberamente e poi c'è come una specie di muro di nebbia che, le impedisce quasi di procedere, perché viene colta proprio anche da una sorta di
non chiarezza di vedute, un po' di oscurità. mm. Quindi le cose un pochino si mischiano e questa nebbia è proprio come un muro per cui lei non riesce ad andare oltre. È effettivamente quasi un muro fisico e quindi lei si blocca e non vede. E questa però invece è ancora attiva. Anche questa in passato era a livello 7, adesso però a livello 4-5. Ok. Impianti. Ma tutte queste interferenzine piccoline, cosa sono? E io non le sento però, sai? Ma ogni tanto parte un pezzettino della mia voce, poi si interrompe immediatamente. Stiamo parlando di una frazione di secondo. È tipo la seconda, terza volta che lo fa. Ah. Diciamo che mi viene cimice, come abbiamo prima raccontato per Carmen. Impianti, vediamoli. Ehm, allora, anche qua è come se si fosse molto assottigliata, ma c'è ancora leggermente una gabbia che le rinchiude la testa. Quindi per qualche aspetto lei è ancora un po' chiusa in una gabbia, anche se vedo che è una gabbia che è stata nel tempo deformata, per cui lei ha aperto le sbarre, mm? Però avrebbe potuto far svanire il tutto. Invece adesso abbiamo una gabbia che è molto, diciamo anche in trasparenza e con le sbarre aperte, come se lei avesse forzato con le mani. Ehm, Questa gabbia io la vedo però più definita, più chiara, quindi più condizionante, mh, e va a racchiudere i genitali. Ehm, E poi, come se ci fosse una corda che adesso però è lenta, quasi slacciata del tutto, a livello delle gambe, di una corda che va dalle ginocchia fino a sotto le caviglie, però è molto molle e basta. Va bene, andiamo al sogno in cui vede la propria anima, una signora dai capelli bianchi che si chiama Luce, immersa in un paesaggio molto bello, tutto verde. Infatti corrisponde, io l'avevo visto come Bosco il nome del suo spirito. Lei l'ha visto sotto forma di giardino, però c'è questa cascatella che certamente richiama un elemento del bosco molto verdeggiante. E effettivamente, come ho accennato prima, lei ha visto questa donna con i capelli bianchi. E tra l'altro il nome era Luce, no? Quindi tutto assolutamente all'insegna della luce, perché lì c'era proprio la necessità di portare luce su alcune cose che lei per lungo tempo aveva tenute nascoste. E la vedo proprio molto accogliente, come se fosse una nonna anche. Ma era l'anima? Di nuovo. Sì, perché l'anima si può presentare sotto diverse forme. Io la vedo anche che per lei si può presentare sotto forma, che ne so, di una farfalla bianca. Nel sogno ha voluto figurarsi così, era l'anima, certo. E la conferma è la sensazione che Carmen ha avvertito, cioè di totale familiarità, protezione e benessere. Cinema. Tre figli maschi, una femmina, la cugina, vediamo se arrivano questi,
Non so come mai. Quando entrano ci sono tante piume rosa, rosa fucsia. Dove? Per terra? Addosso a loro? Sì, che svolazzano nel cinema. No, c'è I anche come se figli. ci fosse, sì, adesso non so se qualcheduno di loro, le nipoti, fanno tipo danza, perché sembra quasi che ci sia un saggio di danza. Mhm. Sì, sì, Di- sì. di- eh, mm. È un momento sicuramente festoso, no? Come se volessero anche accompagnarlo così, con questa celebrazione. C'è una bambina con questo tutù rosa fucsia, no, body, scusami, rosa fucsia. La cugina? Molto bello. Allora, la cugina mi fa vedere, non so il motivo, comunque che ha le unghie dipinte di nero. Solo nella parte finale, proprio come se fossero quasi degli artigli. Mm? Quindi parte dell'unghia lasciata così naturale e la parte finale, la punta, nera. Ma viene? Sì, sì. E infine l'ex e la presunta fiamma. La presunta fiamma dice: Lo sai che non posso. Non Venire? posso proprio. Però è come se gli dicesse: Certo che un caffè ancora ce lo possiamo prendere insieme. Però, no, vedi, è come se mi facesse una controproposta. Una cosa così profonda come la sessione no, il caffè sì. Ok, ma dopo, non adesso. Adesso i grandi vanno avanti. Eh sì, lui adesso non se la sente di questa cosa che scava così tanto dentro, dentro di lui poi alla fine. Ma è la fiamma, Monica. No, E secondo me era. neanche. Ok. Non deve rimpiangere nulla, Carmen. Ok, e andiamo subito al portale aureo. Mamma che per Carmen è stata anaffettiva. Si presenta stirando. Probabilmente appunto nella sua vita le incombenze familiari, i doveri, no? Venivano prima di tutto. Cioè c'erano proprio cose che andavano fatte eh, e la vita era così, scandita da quelle cose che andavano fatte. Come se ci fosse una tabella, quasi degli orari, delle azioni da compiere. Vedo anche questo, mm, faccia un po' di gelida, diciamo. Ecco. Eh, Stavo in quello che c'era da fare. Ecco, una cosa Diamole semplice. una Vic. Di recente mi hanno scritto con disprezzo che do questa pillolina magica e tutto si risolve, no? Beh, in realtà la Vic è frutto di una ricerca lunga e faticosa. È vibrazione, informazione e consapevolezza. L'abbiamo provata una volta, ha funzionato. Quindi non si tratta di pillolina magica, ma si tratta di lavorare su se stessi. Forse questa signora dovrebbe iniziare a farlo. Sa perché mi mostra una carta da parati? Non so se c'era in casa loro. Probabilmente sta vivendo delle cose. Mm. Allora, La vuole la pillolina magica? Quest'anima
che stira, passa ancora il tempo a stirare. Ehm, Non stira più io nessuno. noto che loro ci fanno vedere spesso all'inizio come erano in vita. È giusto che mm, vogliono darci un riscontro, no? Mhm. Eh, Anche perché sennò poi è difficile riconoscerli. Però lei adesso tipo mi fa vedere come se fosse un fiore che è viola e blu. Mm, e mi fa sentire un sapore zuccherino, come se questo fiore potesse essere anche mangiato. È come se mi dicesse che tutta la dolcezza che non è riuscita a dare, adesso lei è. Adesso lei è colore e dolcezza. Ci sono vite in passato parallele che Carmen e la madre hanno vissuto insieme? E qua mi fa vedere che sono due donne che appartengono alla servitù di un castello. Qua mi fa vedere che stanno proprio strofinando il pavimento in ginocchio, insieme. Sono coetanee praticamente. Ehm, e un'altra invece in cui sono in Sardegna. Chi sono? Ehm, Senti, io non riesco a capire se lo fanno per lavoro o che cosa. Credo che si occupano delle tombe. Tombe o bombe? Sì. Non ho Tombe. Tombe, sì, Tombe di persone sì, sì. o di giganti? No, no, di persone, di seppellire. Ok. Senti Monica, non volermene, ma l'occasione è troppo ghiotta. Tu sai qualcosa delle tombe dei giganti in Sardegna? E Carmen sghignazza. Ma adesso è venuto il figlio di Trump, no? Perché? Sì. Sai che lui è alto 2,1 m. Ah. Mm? Ed è come se si mettesse qui ehm, a dire mm, la verità deve venire fuori. Mi avete creato affinché la verità venga fuori dell'esistenza dei giganti. Tu quanto ne sai, Monica? Giusto per sapere. Poco, niente, qualcosa. Qualcosa. Ok, io lessi un libro scritto da un contadino sardo, il quale contro tutti, tutto e tutti volle pubblicare con le proprie forze il libro scritto da un contadino, quindi con proprietà di linguaggio ok, diciamo, e con una struttura un po' particolare, diciamo, non esattamente un'opera letteraria da Pulitzer. Tuttavia, sostanzialmente descriveva come i suoi nonni e bisnonni avessero trovato dei grandi scheletri alti 2 metri, no, che 2 metri, 3-4 metri. La prima cosa che si faceva in Sardegna era dirlo al curato, al parroco, e il giorno dopo non c'era più niente. Il curato e il parroco si attivavano e con un po' di benedizioni qua e là li allontanavano dal sito e dopodiché non c'era più nulla. Quindi qualche foto c'è stata, qualche cranio gigantesco c'è stato, boh, insomma, Monica, chi sono i giganti? Hanno. Viene 232, non so cosa voglia dire. Ehm, Umani?
Alcuni sì, alcuni no. Come se ci fossero dei giganti umani, però non così tanto tanto alti, tipo 2,5 metri, e altri giganti non umani di un'altezza superiore. Quali civiltà esistevano sulla Terra quando esistevano i giganti? Quali civiltà intendi? Adesso mi vengono, non so perché mi è venuto mongoli, non so se era l'impero in cui la Mongolia era molto fiorente. Mhm. Quante eliche di DNA avevano? 2? Viene il numero 6. Quale percentuale di cervello utilizzavano? 30. Erano animici? Alcuni sì, altri no. Perché si sono Perché si sono estinti? estinti? Questo l'hai Questo sentito? l'hai sentito? Questa mia Questa è voce? la mia voce. Mazza? Sì. Mazza. Perché? Perché? Ale, Ale, sono il sono il Papa. Papa. No, vabbè. No, vabbè, Che succede, che Monica? succede? Non lo so, adesso vedo tipo come se fosse, chi è questo Goldrake, quello con le cose gialle, rosso, blu e giallo. Mi sembra, Mi sì. sembra, sì. Ok, che quindi in realtà dentro ha un umano, giusto? Fuori è così Sì. robosso, è Goldrake, ok? Non capisco che cosa significhi. Ehm, mm, come se ci fosse stata una specie di scontro, di nuovo, penso che sia ciclico, tra l'intelligenza artificiale e l'intelligenza umana. All'epoca dei Alle giganti. Sì, anche se era un artificiale differente da come lo possiamo vedere noi adesso, e l'artificiale ha vinto rispetto a quella specie di giganti, se interpreto giusto quello che mi arriva. Molto Molto interessante. interessante. Cosa vuole Cosa vuole Goldrake? Goldrake? Non È quello Non che voglio dire. continua, questa mia continua. voce all'eco. Voglio una Voglio una risposta risposta dalla mia anima. dalla mia. Non so perché si è aggiunto anche Trump, probabilmente per questa sua alleanza molto forte che ha con Elon Musk, e quindi tutta la questione intelligenza artificiale. Siamo come di nuovo a un fronteggiarsi, no? Tra un'intelligenza umana e un'intelligenza artificiale. Ehm, e tu, quale domanda vorresti porre adesso? Cosa sta Cosa sta succedendo? succedendo? Vengono fuori delle corna. Moloch? È un Moloch? tridente. Eh, sì, Satana e Poseidone. Poseidone è molto grande. Anche io sono un gigante. Solo gli dei possono essere dei giganti. E gli dei intesi ovviamente come queste entità artificiali. Monica. Monica. Vabbè, ormai io sento la Però mia meglio. voce 2 volte. Tu la senti? Tu la senti? No, la tua no. Tu la senti, Tu la Carmen, senti, vero? Carmen, vero? 2 volte. 2 volte. Ok. Ah, ok. Meglio che tu non la Meglio che non la senta, senta. Monica, così non ti Monica, così non ti distrai. distrae. Ehm, sono dimenticato. Dove sono gli scheletri adesso dei giganti? Sotto sotto ci sono ancora.
sono stati messi ancora più in profondità e alcuni buttati nei fondali marini. Ok, chiudiamo qua. Monica, vediamo di nuovo questa mamma di Carmen. Sì, adesso è come se fosse portatrice di zucchero e di libertà, perché mi fa vedere un'ape. E come proprio l'opposto di quello che era in vita, perché in vita non aveva minimamente il senso della libertà e naturalmente non ha potuto trasmettere a Carmen questo. Mm. Ma adesso negli anni lei ha compreso la libertà. Cosa vuole dire alla figlia? Come se prendesse adesso qua è proprio, penso, di lavanda, olio di lavanda e altre piante selvatiche e inizia a massaggiarli i polpacci e i piedi. Non hai mai sentito le mie mani accarezzarti? Adesso ti faccio questo massaggio. Qual è, lo chiama la mamma, la causa della inaffettività? È il senso del dovere. Seguo gli schemi e non esco da quelli. C'è la mente e non c'è il cuore. Obbedisco. E il prossimo step quale sarà per la mamma di Carmen? Adesso mi piace svolazzare sui fiori, sui prati aperti. Hai detto qualcosa dopo prati aperti? No, Ok. C'è una connessione strana, il mio eco, la tua immagine che va e viene, insomma, ci sono un po' di cose. mm. Monica, causa empirica del blocco nel fare le cose. Allora, questo in realtà è un meccanismo molto diffuso in tante persone. Mm. Ehm, iniziare a intraprendere un certo hobby, una certa passione che piace anche, poi mollarla lì. Mm. E questo è proprio uno dei tranelli delle forze oscure della terza dimensione. O se vogliamo dirla in un altro modo, è proprio uno degli aspetti del gioco in cui di fatto in questo gioco noi dobbiamo stare fermi per dei turni e questi turni possono anche essere molto lunghi se non ci rendiamo conto che stiamo passivamente subendo questo gioco. In questo modo noi veniamo assolutamente frenati e bloccati, non procediamo, non ci evolviamo e rimaniamo anzi nella amarezza e nella disistima di noi, colpevolizzandoci del fatto che siamo dei deboli, dei pigri. In realtà è proprio il programma della terza dimensione. Solo se noi lo vediamo, che è fatto in questa maniera, allora noi possiamo uscire da questa schiavitù di stai ferma un turno, due turni, mille turni e ricominciare a camminare, ad agire, a riprendere la vita nelle nostre mani e quindi riprendere quell'hobby, riprendere quell'attività. Le carte essenziali, Monica, non tarocchi.
Io le vedo molto bene. Le vedo molto bene perché Ra- comunicano direttamente con la natura. Rappresentano piante, cristalli, penso anche elementi, no? Sì, sì, di fatto la natura rappresenta tutti gli elementi. Quindi sono un validissimo strumento anche per andare in profondità, per riuscire a comprendere quegli aspetti anche di debolezza su cui lavorare. Quindi non soltanto per il consiglio in sé per sé del cristallo piuttosto che la pianta officinale, ma proprio per un'indagine profonda interiore. Adesso, per esempio, ho la menta, l'olio essenziale di menta che arriva qui. Ehm, la cugina da dove viene? La cugina ha tentato di dissuaderla dal creare, disegnare, creare cose durante il Covid. È chiaro che è una pedina del gioco. Io, cugina, che appartengo a questo gioco oscuro, è già un periodo molto scuro, no? Quello, dal 2020. Ehm, ti avvolgo anche a te e ti trascino nell'oscurità, facendoti anche rinunciare a una cosa che invece a te porta luce. Poi cosa faccio? Scompaio. Perché? Perché il mio ruolo è terminato, in quanto tu hai smesso di giocare, di utilizzare le carte. Causa esoterica della gelosia delle donne e di relazioni difficili con gli uomini. Ah, che è successo? Monica è caduta. Un po' di pazienza. Allora, facciamo una cosa, interrompiamo e eccoci di nuovo, abbiamo ripreso. Ciao Monica. Ciao. Torniamo con Carmen, per semplicità abbiamo tolto la cam, ma lei è presente e stavamo vedendo la causa esoterica delle relazioni difficili con gli uomini e della gelosia per le donne, dalle donne. Ok, la questione è proprio il progetto che lei ha scelto per sé, che è dissidio. Quindi di avere continui contrasti sia con il mondo maschile, e quindi per quanto riguarda le relazioni sentimentali, e per quanto riguarda il mondo femminile, per le amicizie. Però c'è da dire che andando più a fondo, Carmen spesso in realtà è stata in contrasto con se stessa. Mm. Lo diciamo tante volte, no? Quando noi ci creiamo un piano materiale così complesso, con così tanta discordia, con così tanta disarmonia,
spesso il problema alla base è che non c'è un completo amore, per noi stessi. Perché l'esterno è sempre lo specchio, quindi ci vuol far vedere quello che noi stiamo provando dentro. Quindi che ci sono ancora delle lotte intestine, che c'è ancora il senso di, non meritare la pace, la serenità, l'armonia. Ancora il colpevolizzarsi per delle scelte e quindi non meritare l'alleanza di persone, con noi. Causa esoterica della mancanza d'affetto della madre. Mh. Allora qua mi ha dato proprio questa immagine, di un fiore, che nasce nell'asfalto. Mh. Quindi lei come anima, ha voluto provare a sbocciare in un terreno molto arido, molto inadatto, no, in teoria, alla possibilità di fiorire. Eppure lei ce l'ha fatta. Mh. Questa appunto come scelta dell'anima. Mhmm, ehm, è uno dei frequenti schemi, no, della terza dimensione, avere a che fare con genitori, che ti danno scarse cure, scarso amore, perché loro hanno anche un tipo di consapevolezza inferiore alla nostra. Sono spesso caratterizzati dal disamore. Sta a noi invece riscoprire l'amore e questo è quello che è successo a Carmen. Causa del rincontro di quello che era un amore 30 anni fa. Guardo proprio l'uomo del tempo, che è come se la trascinasse ad avere un po' di, malinconia, per un passato decisamente passato, riportandola indietro nel tempo, la fa riassaporare le emozioni uniche che lei ha provato. E, le fa credere, che in qualche modo, questo loro incontro vada spostato, nel tempo odierno e che adesso funzionerà, okay? Quindi Carmen segue questa illusione, diciamo così, questo specchietto per le allodole proposto dall'uomo del tempo e infatti è lei, no, a ricontattare lui, ma ovviamente la situazione, non è decisamente favorevole e lui è molto chiaro, dice: No, non è possibile." Okay? Ehm Ora quello che io vedo è che Carmen è davanti all'uomo del tempo e che l'aveva visto. Cioè, così come mi fa vedere lei prima del matrimonio, aveva avuto l'intuizione che non fosse una cosa buona per lei, Mm. nel momento in cui lei è andata alla ricerca di questo, suo ex del passato, c'è stato un momento in cui in qualche modo ha sentito che le sue azioni non erano esattamente sue, ma spinte da qualcos'altro, da un'altra forza. Però è passata sopra questa cosa e ha continuato, no, poi si sono incontrati eccetera, eccetera. Va bene, Va bene. tutta la situazione di Carmen è riassumibile nel cluster. La sua mission di Sidio, oggi, se lei vorrà, potrà cambiare. Mh. Andiamo lì? Mi Mhm. sono dei cactus con delle spine, molto, spesse. Certamente la sua vita è stata, caratterizzata, da tante difficoltà, tante volte si è punta,
Ehm, e lei dice che adesso non le serve più questo tipo di esperienza così faticosa, così travagliata. È tempo di pace, è tempo di morbidezza. E cosa fa? Non so perché prima li ha voluti inserire dentro a un vaso in maniera molto rapida, e poi ha buttato via nel portale definitivo il vaso che contiene anche questi cactus. Se ne è liberata. Probabilmente aveva bisogno di sentire proprio fisicamente la pesantezza anche di questo. Cosa mette qui al suo posto? Lo fa lei, fa un acquerello, non so, sembra un po' un arcobaleno, mm? Dove però i colori non sono ben distinti l'uno dall'altro. Con l'acquarello un po' sfumano l'uno nell'altro, li fa roteare questi colori, quindi crea una spirale di questo arcobaleno. E questo è il suo ad eternum che continua a girare. Va bene, andiamo all'avatar, vediamo cosa c'è. Non poteva che essere un carceriere. Lo vedo proprio in divisa con il cinturone e appese le chiavi delle prigioni, con una pancia grossa, così lo raffigura questo avatar. E sento proprio Carmen esclamare: Io sono libera dal mio passato, sono libera da questo gioco. E allora ovviamente butta via l'avatar dentro il portale definitivo ed è come se volesse fare, non so, una costruzione, vedo che utilizza dei pezzi di legno, eh, è come se cioè, creasse lei con le mani un albero, mm? E questo albero così creato da lei, vedo che usa anche della cartapesta. Questo è l'ad eternum che lei piazza qua. Come lei sa fare, no? Mm, certo. Bene, con questa condizione c'è ancora dissidio. No, Le entità eteriche, le DL Alato, Bernard, la cimice, il dinosauro, il crocifisso d'oro, l'uomo del tempo, del passato, ci sono ancora. no, Le mentali, Yes I do, sì lo voglio, figli e cuore e respiro nebbia. no, Gli impianti, no. vibrazione, Mi viene 262 miliardi, consapevolezza, 168, anima, 53, vite, 1849, cervello, 9,8, suscettibilità ipnotica, 57, 3D, 27, vivacità animica.
94. Se Carmen o te, Monica, o io avessimo il 30% di cervello utilizzato come i giganti, cosa succederebbe? Allora, creeremmo in base alle nostre propensioni, mi viene la frase. Non ho capito il primo verbo. Opteremmo? Cre- Creeremmo. creeremmo. Quindi, io ti ho visto, non so come, non chiedere perché, costruisci tipo una nave, una barca forse, una barca, e parti con quella. Fai un Mm. viaggio con diverse tappe. Ehm, riguarda Carmen, non so perché mi viene tipo un vivaio. Lei è in un vivaio e vedo che, non so, riesce a trovare le cure per le varie piante, riesce anche proprio intuitivamente a capire quali piante vanno piantate in quel terreno, come fare avere la massima resa. E sulla base della persona che chiede di avere una pianta nel proprio giardino, quale pianta, perché la aiuterà ad avere anche un certo tipo di evoluzione. E tu? Se si può dire. Per me vedi che è più difficile, per se stessi è sempre più difficile vedere. Ah, non so, mi vedo in alta montagna. Io voglio il 30%. Yes, I do. Sì, lo voglio. Mi arriva se lo vuoi, ci sarà, ma non è domani. Va bene. Monica, messaggio finale di Carmen a se stessa. Ehm, Viene come se lei fosse una regina di monete d'oro. Ehm, Ho ogni cura per me stessa, dentro e fuori. Mi tratto in maniera morbida, gentile, sorrido e gioco, rido spigliata. Come la vedi? Molto padrona della propria casa e della propria vita, che si muove con disinvoltura, a proprio agio. Va bene, abbiamo finito.